Il tatuatore non me lo voleva fare, me l'ha fatto ma mi ha fatto un male della Madonna apposta. Mi ha detto così ti ricordi il tatuaggio del merda che te sei voluto fare. Quanti tatuaggi hai? Superano i 35. Quanti stili più o meno hai addosso? Ho tradizionale, un paio di lettering giapponese. Il tuo primo tatuaggio? Il primo tatuaggio è stato questo, Cioè- questa zingara che rappresenterebbe per la mia mamma. Col fatto che mamma per me è al centro di tutto, è stato il primo tatuaggio, il primo più importante. Cosa ha pensato? Io appena 18 anni sei rimasta, lei è sempre stata amante dei tatuaggi, quindi non mi ha mai fatto problemi. Posto che è per mio padre, cuore di ghiaccio sì, quindi diciamo che parla da sé il poco sentimento. Diciamo che è ancora giusto dopo tutto questo tempo. Poi ho mio fratello, che da quando è piccolo diventa grande, ho una mela marcia, perché mi sento un po' una mela marcia, un pochino, sincero. Più ho i miei nonni, che condividono un unico ramoscello, più ho i 2 vizi purtroppo, piccolini, ma ce li ho. Questo è l'incidente che mi ha cambiato la vita, ho avuto un incidente mortale, quindi ho messo sia la data che come è successo. Questo per il senso di libertà. Dietro il pensiero che ho del mondo, che ce ne approfittiamo troppo, gioca, che prima o poi ci darà il conto, sono sicuro di questo. Di questo diciamo che è la lotta tra pensiero e sentimento. Ho messo la bomba che sarebbe la mente e il cuore e il sentimento che si tengono per mano, ma uno c'ha la miccia e l'altro c'ha la bomba. Fanno un po' scintille. Sì, bravissima. Ho l'occhio perché non mi fido di nessuno, quindi è sempre meglio guardarsi intorno. È una clessidra fatta con i diamanti perché sono convinto che il tempo è la cosa più preziosa che abbiamo al mondo. Però l'ho limitati proprio perché io lavoro in una ristorazione, sono dipendente, non posso fare tatuaggi sulle mani, ancora vengono giudicati male. O mal visti, non ha un significato sentimentale, questo è più per l'amore che ho per il Giappone. Ho fatto delle rappresentazioni più o meno che mi piacevano, che avessero un significato inerente a quello della mia vita. Avrei continuato tutta la parte orientale, avrei fatto più di metà corpo e sarei salito fino al collo. Sì, io ho lavorato in posti dove lavoravo in pieno agosto con le maniche a maniche lunghe. Il colloquio iniziale va bene, ma devi coprirti. Diciamo che ho fatto questo tatuaggio a un amico che lo parla, ti tocca da tipico romano, e io ho sbroccato, allora vado a tatuarmelo, sono andato a tatuarmelo e ho fatto ora non mi tocchi più. Pure scritto male, sarebbe don't touch. Però io glielo dicevo così tutte le volte a lui, non touch, non mi toccare. Poi ecco, qui ho un interruttore per spegnere il cervello quando non si sa mai. Cosa pensi delle persone che non hanno tatuaggi? Che sono quelle che vanno di moda, sono una tela pulita e vengono ricercate. Sarà quello che andrà di moda tra qualche anno secondo me. Oh, io non ce n'ho neanche una. Hai qualche consiglio da dare alle persone se vogliono approcciarsi? Da aspettare non andate fretta perché le idee cambiano tanto, alcune cose io le avrei fatte diversamente. Se ce n'hai uno in particolare che Esattamente questo. Questo l'ho disegnato io. Io giocavo tanto a Super Mario e l'ho disegnato in un momento in cui mi sentivo che ero ispirato. Non mi sono pentito, ma se qualcuno sì. ti ha fatto molto male mentre lo facevi. Questo ha fatto male qua dietro, dove è molto nero. Sedere ha fatto veramente male, vibrava il cervello. Io qui ho rappresentato la vita che parte con i fiori di loto chiusi, che poi si aprono, bocciano. Qui ho rappresentato la principessa che per me è mia mamma. Demone che per quanto sembra brutto so io che la proteggo in teoria. Sopra andiamo a finire con il giudicatore di anime, prende le anime cattive e le riporta al loro posto, quindi negli inferi. È una cosa un po' astrale, eccettuale mia, non ha un significato vero e proprio, però io il mio l'ho trovato.